sul canale. Oggi sono nel Parco Nazionale della Maiella, sono tornato in montagna perché ieri ho visto un bellissimo tramonto in giro, per cui normalmente i tramonti, quelli belli, arrivano in serie almeno di due. Ho voluto tentare la fortuna per vedere che cosa succederà questa sera nel pomeriggio. Intanto guardate, dietro le mie spalle, lì sul monte Blockhouse, sui prati della Maielletta, si sta formando una nube lenticolare gigantesca, molto bella. Magari sarà interessante fotografarla tra un paio d'ore, se ancora sarà lì. E se volete vedere invece come andrà a finire la puntata di oggi con quella nuvola incredibile, non vi resta che mettere un like qui all'inizio del video, iscrivervi al canale per aiutarmi ad arrivare quasi a 10.000 iscritti e rimanete con me perché quella di oggi sarà una puntata veramente incredibile. Da poco il rifugio Pomiglio e mi sto incamminando verso la Madonnina del Blockhouse che si trova da quella parte. Non so neanche se riuscirò a raggiungerla. In questo momento ci sono delle raffiche di vento, qualche volta si riesce a parlare, qualche volta non si riesce neanche a camminare per quanto è forte. E la nube lenticolare in questo momento si trova sopra la cima delle Murelle, si è un po' ridimensionata rispetto a prima, però insomma sono fiducioso per il tramonto. La situazione della neve è abbastanza critica anche qui, ovvero come potete vedere praticamente non c'è, e questo è un punto in cui nel mese di giugno al disgelo praticamente è ancora tutto pieno di neve, per cui vi lascio valutare un po' anche da soli quale possa essere la situazione dell'innevamento. A questo punto del pomeriggio credo sia indispensabile un piccolo disclaimer. Infatti posso dire che la neve non è molta, perché sicuramente non è uno stato di innevamento invernale, però è molto insidiosa, per cui molti di voi dopo questi video so
che mi chiederanno com'è la neve, sei stato sopra le murelle, com'è la condizione della neve. Io non posso dirvi com'è la condizione in montagna, perché in alta montagna, perché non ci andrò oggi e non ci sono stato negli ultimi tempi. Posso dirvi però che la neve che c'è qui è una neve molto brutta, perché è una neve che ha subito il gelo e il rigelo. Praticamente con il caldo e le temperature elevate di questi ultimi giorni si è sicuramente sciolta e poi durante la notte si è rigelata, per cui praticamente è molto insidiosa, molto pericolosa. Forse sarebbe utile utilizzare dei ramponcini, di quelli che si mettono sotto le scarpe, o magari dei ramponi. Io non li sto usando perché il tratto è breve e so più o meno dove camminare, però quello che posso dirvi è di prestare veramente la massima attenzione, perché la neve in questo periodo dell'anno è pericolosa e soprattutto la neve è diversa da quello che ci aspetteremo in un periodo invernale. Infatti è un febbraio, un inverno piuttosto mite e non sappiamo come reagisce la neve in questa situazione. Sembrerebbe una situazione primaverile, però sicuramente c'è qualcosa che è diverso, per cui bisogna veramente prestare la massima attenzione e non avventurarsi dove non si è sicuri, dove non si conosce il luogo e dove non si è sicuri della condizione della neve e del ghiaccio. Detto questo, io continuerò ancora a camminare per un po', vorrei raggiungere o magari cercare di raggiungere la Madonnina del Blockhouse, che si trova a un paio di curve qui dietro. In questo punto il vento è abbastanza clemente e mi consente di parlare e di camminare, ma ci sono dei momenti in cui il vento è davvero feroce, molto fastidioso, sia a livello così diciamo cognitivo, perché dà veramente fastidio alla concentrazione, e anche a livello fisico, perché insomma in alcuni punti ti fa anche sbandare. Cercherò quindi di continuare a camminare nella massima sicurezza e cercherò anche di scattare qualche foto qua e là. Le nuvole ho idea che si dissolveranno verso il tramonto, perché la serata è proprio di quelle in cui le nuvole si sciolgono, scompaiono verso il tramonto, però è sicuramente bello trovarsi qui a 2000 metri. Ho raggiunto la Madonnina del Blockhouse, sono poco sotto il sentiero e ho deciso di scattare una fotografia verso il Monte Morrone, da quella parte dove c'è il tramonto. In questo momento il sole sta scendendo e c'è un po' di colore. Ho posizionato il cavalletto piuttosto in basso per non risentire troppo del vento, anche ancora piuttosto forte. Sto cercando di realizzare una composizione utilizzando questa fila di pini muti qui in primo piano e poi naturalmente lo sfondo con il tramonto verso la montagna. Dovrò chiudere il diaframma F11 perché il primo piano è abbastanza vicino. Darò un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
purtroppo ormai anche l'avventura di oggi è finita. È stata un'avventura breve in realtà, dal rifugio Pomiglio sino alla Madonnina del Blockhouse, ma devo ammettere che il percorso con la neve un po' instabile è stato abbastanza stressante, soprattutto per colpa del vento fortissimo a raffiche. In questo momento sta soffiando e la temperatura si sta velocemente abbassando. Io dovrò tornare lungo questo sentiero qui, attraversare il campo, i prati della Maielletta, e dopo le antenne c'è la macchina. Ed io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia anche oggi in questa avventura breve ma molto intensa anche a livello fotografico. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video fotografici ed escursionistici. Qui dalla Maiella, dal tramonto bellissimo sul Monte Morrone, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!